Oggi siamo qui con due microfoni, l'Elgato Wave DX e il Fuse SL40X. Quale dei due è migliore per far podcast? Scopriamolo insieme. Ok, come ti raccontavo nell'introduzione, oggi facciamo nuovamente un test tra due microfoni e nello specifico abbiamo l'Elgato Wave DX e il Fuse SL40X. In realtà non è un paragone proprio correttissimo perché questo microfono costa intorno ai 110 euro più o meno, ma ti lascio il link in descrizione perché lo sai, i prezzi variano veramente tantissimo. Questo qui, il Fuse, ammesso che si chiami così, SL40X, costa 50 euro, 55 euro, ma anche di questo i prezzi variano tantissimo, ok? Quindi dicevo, non è un paragone corretto perché questo costa la metà di questo e quindi questo è il doppio rispetto a questo. Quindi già questo non è ci fa capire che questo non è un paragone corretto, ma a me interessa farti sentire, come al solito il mio obiettivo è quello di allenare il tuo udito. Per allenare il tuo udito è necessario ascoltare i microfoni, soprattutto visto che in questo video, come puoi vedere, sto alternando il Fuse all'Elgato. Ok, benissimo. Entrambi i microfoni non verranno post prodotti, quindi stanno entrando puliti dentro il mio Tascam Mixcast 4 e non verranno effettati se non portare il gain a meno 14 lux in modo che tu abbia un ascolto quanto più gradevole possibile. Entrambi i microfoni sono microfoni dinamici. Dinamici significa che sono la scelta migliore in ambienti non acusticamente trattati. Quindi se la tua stanza per qualsiasi motivo tu non possa trattarla, ecco che i microfoni dinamici sono l'unica alternativa. Ok, quindi questi due microfoni sono sicuramente probabilmente la scelta verso la quale ti orienterai. Entrambi i microfoni hanno un pattern polare cardioide. Che cosa vuol dire? Vuol dire che prendono tanto di ciò che arriva davanti, un po' di ciò che arriva di lato e niente di ciò che arriva dietro. Quindi il modo migliore per utilizzare questi microfoni è quello di orientare la parte posteriore del microfono verso l'eventuale fonte di rumore. Non lo so, una finestra, la ventola del computer, non lo so, il muro oltre il quale ci sono i vicini che urlano. Ok, fermo restando che questo non vuol dire che non entra nulla nel microfono, attenzione, perché l'audio, lo sappiamo bene, rimbalza e quindi si muove in ogni direzione, però sicuramente orientare la parte posteriore del microfono verso la fonte di rumore è sicuramente la scelta migliore, ok? Perché entrerà, diciamo, di quel rumore sempre meno all'interno del microfono. Allora, entrambi i microfoni sono costruiti nel modo migliore possibile, sono solidi, sono resistenti. Probabilmente tu stai vedendo il Fuse, non vedi la scritta perché gli ho messo dello scotch nero intorno, perché la scritta Fuse è veramente orrenda. Non mi piace per niente, quindi ho messo dello scotch nero tutto intorno. In realtà l'ho messo veramente male perché questo microfono non è liscio come questo, come tanti altri microfoni, ma ha una forma tipo, non so quanti lati ha, ma ci avrà una dodicina di lati. Sì, più o meno 12, qualcosa del genere. Un dodecagono dovrebbe essere questa figura geometrica. Vabbè, quindi a un certo punto mi sono annoiato e l'ho messo a caso. Ok, quindi non preoccuparti se vedi strani riflessi o altro, è sempre il Fuse SL40X. Però adesso, senza quelle scritte, mi piace molto di più. Allora, quindi i punti in contatto, i punti in comune di questi due microfoni, abbiamo detto, sono dinamici e hanno un pattern polare cardioide, però il prezzo è molto 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 diverso. Bene, allora sul mio canale trovi già il video di questo microfono paragonato a tanti altri microfoni e il video di questo microfono. Di questo microfono nei prossimi giorni vedrai anche altri video di paragoni con altri microfoni. Allora, una grande differenza, come ti dicevo nell'introduzione, a me questi video mi interessa farteli ascoltare non per farti scegliere quale dei due è migliore, ma per allenare il tuo orecchio. E io credo, e per questo ho scelto di fare questo video, io credo che tu stia sentendo una grande differenza tra i due microfoni. Se non è così, metti le migliori cuffie che hai a disposizione, perché quando io faccio questi test, una volta mi è capitato che un test di due microfoni della T-Bone, una persona mi scrivesse ma io non sento differenze. Ok, che cuffie stai utilizzando? Stavo utilizzando le cuffie hi-fi, nel senso per ascolto di musica, che avevano anche la soppressione del rumore, eccetera, eccetera. Inevitabilmente quelle cuffie vanno a modificare il suono, a rendere sempre tutto più bello e quindi è normale che le differenze tra due microfoni
diciamo, quasi tendono a sparire, quasi, con quelle cuffie lì. Se tu invece utilizzi delle cuffie da studio, e se non ce l'hai, trovi dei video sul mio canale dove ti spiego che anche con 30 euro, 35 euro tu puoi comprare delle cuffie decenti per un ascolto studio, per un ascolto diciamo per podcast, video podcast, quello che ti serve. Ecco, in ogni caso metti le migliori cuffie che hai a disposizione, perché è l'unico modo per provare a sentire la differenza tra i due microfoni. Differenza che c'è, perché questo microfono qui è un microfono scuro, ma non scuro in senso positivo, come per esempio l'SM7B. È un microfono scuro nel senso che ha una spinta fortissima nelle frequenze basse, e attenzione, questo non è un bene, e queste frequenze basse risultano molto impastate. Questo microfono piace a tante persone, perché? Perché tu adesso li stai sentendo puliti i microfoni. Questo microfono ha un suono già, tra virgolette, finito, pronto. Sai, siamo abituati a farci piacere sempre di più le cose scure. Più è scura una voce di una persona, più è scuro un microfono, più ci piace. In realtà sì, ognuno ha i propri gusti, quindi va benissimo, ma mentre lo Shure SM7B è scuro, ma le frequenze sono assolutamente delineate, sono precise, non si vanno a sovrapporre, a mescolare, mischiare, impastare insieme. Questo qui sì. Perché? Perché costa 50 euro. Ok? Quindi ti piace questo microfono? Benissimo, usalo, compralo, facci quello che vuoi, ma sappi che non è questo granché, ok? Perché praticamente non ci sono quasi frequenze alte, quelle basse sono spinte tantissimo, ma non è definito come microfono. Dall'altro lato, questo microfono è molto più chiaro ed è un microfono più definito. Sicuramente non è il microfono più definito del pianeta, ma è un microfono rispetto a questo infinitamente più definito. Ma non solo perché costa il doppio, perché ha un tipo di timbro che è molto più chiaro rispetto a questo e permette alla voce di essere più intellegibile, quindi permette alla voce di essere più comprensibile da parte delle persone. Quindi se anche a te piacciono i microfoni scuri, per carità, se hai soltanto 50 euro ti compri questo e va bene. Ma se puoi spendere di più, orientati verso microfoni che magari sono scuri ma non hanno tutte queste frequenze impastate. Ora, se tu con questo ci devi fare live streaming, gaming e cose non professionali, perfetto, assolutamente perfetto. Paghi poco, hai un suono che ti piace e va bene così. Se vuoi fare registrazioni professionali, sicuramente questo non è la scelta migliore, assolutamente no. Questo già è meglio. Se devi fare registrazioni professionali, già questo è molto meglio, perché è molto più chiaro, quindi è molto più lavorabile anche in fase di post-produzione. Questo qui ti arriva già un suono lavorato e se le frequenze non ci sono, non ci sono, no? E quindi dopo è un problema. Questo qui, essendo molto più naturale, è molto più lavorabile, quindi puoi aggiungere un po' di bassi se ti piacciono i bassi, puoi fare un buco nei medi se vuoi quel tipo di effetto, insomma puoi fare quello che ti pare. Ok, bene. Io nel frattempo che parlo ti switcho tra i due microfoni in modo che tu possa sentire effettivamente la differenza che c'è. Ok? Penso di averti raccontato tutto. Niente, mi faceva piacere insomma farti ascoltare due microfoni diversi tra di loro. Fammi sapere che cosa ne pensi, se nonostante quello che ti ho raccontato, nonostante quello che senti, questo è la scelta che preferisci, ci sta. L'audio ha anche una forte componente individuale, soggettiva, quindi ci sta assolutamente. Oppure se preferisci un microfono molto più arioso, molto più lineare, come ad esempio questo. Va bene? Bene, io per adesso ho finito, ti ringrazio e noi ci vediamo settimana prossima. Ciao!